Ciao a tutti e bentrovati su Learnamo. Si sa, quando si studia una lingua straniera, uno dei problemi principali sono le preposizioni, non è vero? Siccome molti di voi mi fanno spesso domande sulle preposizioni italiane, ho deciso di realizzare un test affinché possiate mettervi alla prova e ripassare una volta per tutte come si usano queste dannate preposizioni. Dunque, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito. Sigla! Ok, vi anticipo che le domande saranno man mano più difficili, quindi non vi spaventate se le ultime saranno troppo complicate. Domanda numero 1. Ogni mattina Stefano va a scuola piedi. In o a? La risposta corretta è la B. Infatti usiamo in con tutti i mezzi di trasporto, in auto, in autobus, in treno, in aereo, in bici, in moto. Ma se non usiamo nessuno di questi, allora andremo a piedi. Domanda numero 2. Sara e Luca vivono a Napoli 7 anni. Per o da? La risposta corretta è la B. Questo è un errore che noto abbastanza frequentemente tra gli studenti stranieri. In italiano, per indicare da quanto tempo si svolge un'azione iniziata nel passato ma che si protrae fino al momento in cui si parla, usiamo la preposizione da. Al contrario, se un'azione è terminata nel passato, allora useremo per. Ad esempio, ho vissuto a San Pietroburgo per 6 mesi, ma poi sono tornata in Italia. Domanda numero 3. Oggi sono andata dentista perché avevo un terribile mal di denti. Dal o al? La risposta corretta è la A. In italiano utilizziamo la preposizione a per indicare i luoghi in cui si va, ma solo i luoghi. Per esempio, vado a Roma, vado al supermercato. Invece, se ci rechiamo presso una persona, medico, dentista, mia zia, ma anche nomi propri, Sara, Marco, eccetera, allora utilizzeremo la preposizione da. Domanda numero 4. Ecco la lista della spesa con le cose comprare. Da o a? La risposta corretta è la A. Infatti usiamo la preposizione da per indicare l'obiettivo per il quale una cosa esiste, viene creata o viene fatta. Per esempio, macchina da corsa o qualcosa da fare e così via. Domanda numero 5. Mia zia partirà per l'Honduras 4 settimane. In o tra? La risposta corretta è la B. Quando dobbiamo esprimere il tempo tra il momento in cui si parla e quello di un evento futuro,
non usiamo in come in inglese, bensì tra o fra. Domanda numero 6. Posso aiutarti a studiare italiano? In o a? La risposta corretta è la B. Infatti, aiutare va sempre con la preposizione a in riferimento a un'azione espressa da un verbo all'infinito. Aiutare qualcuno a fare qualcosa. Domanda numero 7. Sei sempre in ritardo, mai una volta che tu sia anticipo. In o in d? La risposta corretta è la A. Infatti, con le parole ritardo e anticipo usiamo sempre la preposizione in. Domanda numero 8. Il film Titanic è stato diretto James Cameron. Per o da? La risposta corretta è la B. Infatti, il complemento d'agente, cioè quella parte della frase che introduce la persona o la cosa che fa l'azione espressa dal verbo al passivo, è sempre introdotto dalla preposizione da. Domanda numero 9, la penultima. Ieri ho parlato Marco con o a? La risposta corretta è A, ma anche B. Entrambe le preposizioni infatti vanno bene con il verbo parlare, ma c'è una differenza. Se parli con qualcuno c'è un'interazione, cioè tu parli, l'altra persona ascolta e viceversa. C'è un botta e risposta. Se invece parli a qualcuno, tu parli e l'altra persona ascolta. Stop. L'ultima la faccio io. Lo sapevi che Paolo si è innamorato Francesca con o di? La risposta corretta è A. No, bugia, è B. Infatti, in italiano usiamo sempre la preposizione di con il verbo innamorarsi. Infatti, diciamo innamorarsi di qualcuno. Allora, com'è andato il test? Se avete sbagliato qualche risposta, vi consigliamo di guardare i nostri 2 video sulle preposizioni e sulle preposizioni articolate. I link sono nella descrizione. Oppure vi basta semplicemente scrivere preposizioni Lernamo su YouTube e vi usciranno subito i nostri video. In ogni caso sono curiosa, qual è stato il vostro punteggio? Scrivetemelo qui nei commenti. E non dimenticate di seguirci su Facebook, Instagram e Twitter per tanti contenuti extra. A presto! Ciao!